Buongiorno cari amici, allora siamo qui per la terza, spero definitiva lezione sui Balcani nel Medioevo fino alla conquista ottomana. La scorsa volta abbiamo visto la fine della Bulgaria, oggi andremo a vedere la fine della Serbia, dopo la Bulgaria anche la Serbia distrutta, inglobata all'interno dell'impero ottomano. Abbiamo già accennato la scorsa volta alla fine della Serbia, quella che fino a poco tempo prima era stato un grande stato, no? Con il re Stefano Dušan, non mordere Sofì, e quindi però prima di vedere la fine della Serbia dobbiamo parlare anche di un altro stato di cui per ora non abbiamo parlato, c'è la Bosnia, l'emergere della Bosnia. Allora, Sofì, vuoi fare la lezione con me? No, come al solito. Aia, non mordere. Va bene, facciamo fare un bel salto di quelli che piacciono a lei. Parliamo quindi della Bosnia. Il primo nucleo della Bosnia, nel territorio praticamente inaccessibile di Sarajevo, si evidenzia già nella prima metà del X secolo. Quindi siamo poco dopo il 900 d.C. D'accordo? Allora, le caratteristiche della Bosnia nella storia saranno sempre legate all'Ungheria, perché l'Ungheria cercherà più volte di sottometterla. In particolare, all'inizio del XII secolo, all'inizio del 1100, l'Ungheria si unisce alla Croazia. In questo modo, attraverso la Croazia, l'Ungheria può confinare direttamente con la Bosnia e quindi la propensione dell'Ungheria sarà sempre quella di estendersi l'Ungheria in direzione della Bosnia, sottomettere la Bosnia. E infatti nel 1138 il re d'Ungheria inizia a inserire il titolo di re di Bosnia tra i suoi titoli. Il re d'Ungheria tra i suoi titoli ha anche quello di signore della Bosnia. Per resistere all'influenza, all'invadenza ungherese, la Bosnia tende a costituire questo sin dalla fine del 1100, sin dalla fine del XII secolo, una propria chiesa nazionale. Attenzione, una propria chiesa nazionale bosniaca autonoma, la Ecclesia Bosnensis, che è una chiesa eretica. Sono bogomili. I bogomili, il bogomilismo, era una variante del catarismo, dei catari o albigesi, era una religione dualistica, neppure si può dire forse una forma eretica di cristianesimo, era un'altra religione. Noi abbiamo visto nella storia, ma proprio basta pensare appunto ai catari, che spesso religioni eretiche, religioni differenti rispetto a quelle dominanti, sorgono nei luoghi che vogliono rivendicare un'indipendenza, un'autonomia rispetto ai paesi più forti. Abbiamo visto che i Catari in Provenza, nel sud della Francia, questa religione eretica era l'espressione di un sentimento, di una voglia di autonomia rispetto ai franchi, rispetto ai francesi del nord. La stessa cosa vale in Serbia, cioè la chiesa bogomila eretica catara, capite, è una modalità con cui ha un significato politico, capite? È una modalità con cui cementare un sentimento nazionale di indipendenza, di estraneità nei confronti della Bulgaria. Noi siamo bogomili, noi abbiamo una chiesa nazionale, la chiesa della Bosnia, siamo diversi da voi ungheresi, d'accordo? Infatti gli ungheresi li dominavano anche religiosamente, prima dell'emergere della chiesa nazionale bosniaca, prima la Bosnia apparteneva proprio all'area cattolica ed era sottomessa all'arcivescovo cattolico di Bar prima e di Ragusa dopo. E invece in questo modo con la Chiesa nazionale si staccano
tra l'altro questa Chiesa nazionale sopravviverà a lungo e le forze cattoliche, il papato e gli ungheresi non riusciranno a fare niente per sradicarla in maniera effettiva. Il pontefice Innocenzo III impone al Ban della Bosnia, il Ban, cioè il signore che governa la Bosnia, che si chiama Kulin, dal 1180 fino al 1205. Innocenzo III tenta di imporsi e di imporre la Chiesa romana al Bar Kulin della Bosnia, gli impone e gli ordina di sradicare l'eresia. Il Bar Kulin promette di fare questo, si sottomette nel 1203 perché ha paura di un'invasione ungherese, ma poi in realtà questo non succede, anzi i bogomili si moltiplicano. Nel 1221 la curia romana manda i dominicani, vi ricordate i dominicani si erano già distinti ottimamente per aver sradicato l'eresia catara del tutto simile a quella bogomila nel sud della Francia, in Provenza. I dominicani vengono mandati anche qui per stroncare il bogomilismo, ma non ci riescono minimamente. L'Ungheria non è in grado di intervenire. Alla fine del XIII secolo abbiamo l'affermazione definitiva della Chiesa bosniaca bogomila, perché il vescovo cattolico di Bosnia viene cacciato. La Chiesa bosniaca ormai dal 1250 circa domina incontrastata, e in Bosnia, ricordate, come i catari in Provenza, la Chiesa, questo tipo di eresia viene governata dai cosiddetti perfetti, d'accordo? All'interno della Chiesa vi sono vari tipi di credenti, i perfetti dominano la Chiesa. Non solo, ma poi la Bosnia è fortunata perché l'Ungheria cade in preda a violenti conflitti dinastici che fanno sì che la Croazia diventi una grande potenza. Quindi attenzione, la Croazia, attenzione, sottomette la Bosnia nel periodo 1299-1322, però ben presto succede che la Bosnia si libera quando il successivo re di Ungheria, Carlo Roberto, che regna dal 1301 fino al 1342, ristabilisce prima di tutto la sua autorità all'interno, perché ovviamente abbiamo visto conflitti, guerre civili in Ungheria, ma poi riesce anche ad annientare la Croazia, a eliminare proprio il regno di Croazia, senza però riconquistare la Bosnia. Quindi la Bosnia, capite, diventa indipendente dalla Serbia. In ogni caso va bene, la Bosnia continuerà spesso ad accettare se la Bosnia diventa indipendente all'Ungheria, e comunque è vero che continuerà ad accettare spesso l'Ungheria come stato vassallo, tuttavia la Bosnia avrà una forte ascesa, si è liberata del dominio, d'accordo, dei croati, dei croati. I croati erano diventati per breve tempo una grande potenza sotto la dinastia dei Shubish, d'accordo? Allora, l'ascesa della Bosnia, abbiamo un altro ban che si chiama Stefano II, attenzione, Kotromanic, per me questi nomi serbo-croati sono un po' difficili. Stefano II Kotromanic è il signore della Bosnia, e il ban della Bosnia dal 1322 al 1353. In questo periodo la Bosnia si espande, diventa potente, pur accettando, come ho detto prima, il vassallaggio da parte dell'Ungheria. Stefano II, ban di Bosnia, raddoppia addirittura il territorio della Bosnia, che va dal fiume Sava al mare Adriatico e dal fiume Cetina fino al fiume Drin. Quindi diventa una Bosnia molto molto estesa.
dove abbiamo anche uno sviluppo economico, perché la conquista di uno sbocco al mare, nel mare Adriatico, consente alla Bosnia di intraprendere un commercio molto lucroso con le città costiere, in particolare con Ragusa, che oggi si chiama Dubrovnik, no? E quindi attenzione, in Bosnia c'è un ricco patrimonio minerario, ricordate che anche in Serbia è così, e anche in Serbia, ricordate l'abbiamo già visto, chi estraeva i metalli preziosi dal sottosuolo erano i tecnici tedeschi, i tecnici specializzati, gli operai tedeschi, e quindi in Bosnia ci sono miniere soprattutto di argento e di piombo, ma anche di altri minerali, e quindi la Bosnia può coniare una propria moneta locale in argento. Molto importante è il successore di Stefano II, che sarà un re fondamentale per la Bosnia. Si chiama Tverko I. Vediamo se riesco a scriverlo correttamente. Il ban di Bosnia dal 1353 fino al 1591, periodo molto importante. Luigi il Grande, famoso re di Ungheria, Luigi il Grande vuole sottometterlo. Luigi il Grande, re di Ungheria, lo costringe ad abbandonare alcuni territori costieri e a accettare anche degli stringenti obblighi di vassallaggio. Tuttavia Tverko cerca di rendersi indipendente dall'Ungheria, e quindi l'Ungheria lo attacca, Luigi attacca la Bosnia, ma viene clamorosamente sconfitto da Tverko nel 1363. Quindi vedete, la Bosnia riesce anche a sconfiggere una potenza come l'Ungheria e un re fortissimo come Luigi II, di Luigi il Grande di Ungheria. Come abbiamo visto spesse volte negli stati balcanici, sembra che vada tutto bene, ma quando il potere di un sovrano si consolida, cosa succede? Ricordate i nobili, i magnati, i boiari, chiamateli come volete, insorgono contro un potere centrale che per loro è troppo forte. Quindi anche qui Tverko subisce la rivolta dei signori feudali. Per loro il crescente potere di Tverko va eliminato, i signori feudali lo depongono e lui deve fuggire in Ungheria. Questa volta ha bisogno dell'aiuto del nemico di ieri. Con l'aiuto di Luigi, Tverko riesce a reinsediarsi come ban della Bosnia, però chiaramente Tverko è sottomesso a Luigi di Ungheria. In ogni caso la Bosnia continua con Tverko in questi anni, continua la sua ascesa, approfittando questa volta del declino della Serbia. Vedremo che dopo la fine della grande Serbia di Stefano Dušan, la Serbia si è divisa in tanti principati. Il più importante è quello del principe Lazzaro, e quindi si allea con il principe Lazzaro. Tverko di Bosnia, mentre Luigi il Grande è di Ungheria. Principe Lazzaro di Serbia, ma non tutta la Serbia, uno dei tanti staterelli in cui la Serbia si è divisa. Alleato con il principe Lazzaro, Tverko nel 1373 riesce a conquistare notevoli territori che in passato erano appartenuti alla Serbia. Siccome, attenzione, Tverko di Bosnia per via femminile discendeva dall'estinta dinastia di Serbia dei Nemanja, di cui abbiamo ampiamente parlato, cosa fa? In maniera piuttosto presuntuosa Tverko si fregia, assume anche il titolo di re di Serbia. Questo però non vuol dire niente, perché lui Tverko dice sono re della Bosnia e re di Serbia, ma re di Serbia e della Bosnia, ma questo non vuol dire niente. Questo non significa ovviamente che Tverko sia riuscito a conquistare
tutti i territori serbi, ne ha conquistate soltanto pochi, e quindi, ma d'altra parte l'Ungheria declina dopo la morte di Luigi il Grande nel 1382 e la Bosnia ne approfitta ancora. Pensate che la Bosnia riesce a occupare la Dalmazia, città come Kotor, anche detta Cattaro, ma pensate tutta la Dalmazia fino a Zara, che in serbo-croato si dice, veniva chiamata all'epoca Zadar. Quindi grandissime acquisizioni da parte della Bosnia. Non solo, la Bosnia conquista tutta quella parte di Croazia che si estende a sud dei monti Velebit. Praticamente soltanto Ragusa, Dubrovnik, la Repubblica di Ragusa resta indipendente da questa espansione della Bosnia. In Serbia ricordate che abbiamo già detto che nel 1371 muore Stefano Uroš, e Stefano Uroš è l'ultimo della dinastia dei Neimagna che vi ho scritto prima. La dinastia dei Neimagna si estingue, ma abbiamo già detto nella scorsa lezione che Stefano Uroš ormai già da molto tempo aveva un potere soltanto formale, nominale, perché la Serbia si era già divisa in tantissimi stati e staterelli, e abbiamo già visto che uno dei principali stati della Serbia è quello del principe Lazzaro. Ok, e abbiamo visto che anche che il principe Lazzaro si allea, l'abbiamo già detto, con Tvrtko di Bosnia, insieme riescono a sconfiggere un altro principe, un altro principato serbo, quello di Nikola Altomanovic. E quindi lo distruggono Nikola Altomanovic, e quindi Tvrtko di Bosnia e Lazzaro di Serbia si spartiscono i suoi territori, i suoi domini. È del tutto evidente che il principe Lazzaro è diventato ormai l'uomo più forte della Serbia. L'uomo più forte della Serbia si espande ancora, eliminando, oltre al principe che ho citato prima, anche molti magnati minori. Si allea anche con il signore del Kosovo. Il signore del Kosovo si chiama Vuk Brankovic. Quindi non solo, ma si allea anche con il signore della Zeta, la regione marittima della Zeta che abbiamo già nominato in passato, che si chiama Giorgio II Balsha. Giorgio II Balsha ormai sta succedendo che i turchi invadono la Serbia e passando attraverso proprio la pianura del Kosovo, quindi la Serbia è molto in pericolo, e bisogna dire che il principe Lazzaro aveva fatto il possibile. Il principe Lazzaro affronta in battaglia gli ottomani con tutti questi suoi alleati che abbiamo detto. Con tutti questi suoi alleati con cui lui cerca di costituire una coalizione e di andare in accordo, e quindi sia a Vuk Brankovic, signore del Kosovo, sia a Giorgio II Balsha, signore della Zeta, pensate, Lazzaro aveva concesso in sposa le sue due figlie, d'accordo? Una figlia di Lazzaro sposa Giorgio II Balsha della Zeta, l'altra figlia di Lazzaro, del serbo principe Lazzaro, sposa Vuk Brankovic, signore del Kosovo. Quindi entrambi, i signori della Zeta e i signori del Kosovo, diventano suoi generi, d'accordo? Generi di Lazzaro, e quindi tutti e tre affrontano in battaglia, nella battaglia decisiva, gli ottomani. Una data storica, il 15 giugno del 1389, d'accordo? È la famosa battaglia del Kosovo-Polie. La piana dei merli, perché Kosovo significa merlo, ok? Kosovo-Polie è una battaglia molto celebre, la Serbia
perde, gli ottomani vincono la battaglia. D'altra parte, su questa battaglia, la battaglia del Kosovo, la sconfitta fondamentale della Serbia, si sa molto poco. Noi abbiamo pochi documenti e i testimoni oculari dicono cose diverse, a volte molto diverse l'uno dall'altro. Pensate che in Occidente si diffonde la notizia che i cristiani abbiano vinto la battaglia invece di averla persa. Può anche darsi che questa notizia sia stata rilanciata in Occidente da Tverko, d'accordo, dal bosniaco Tverko. Perché? Perché effettivamente all'inizio i cristiani stavano vincendo la battaglia, almeno così sembra, la ricostruzione è difficile, sembra che stessero vincendo la battaglia, successivamente persero, ma all'inizio sembrava che la battaglia fosse vinta da parte dei serbi e dei loro alleati cristiani. Perché? Perché il sultano, scusate, il capo degli ottomani, Murad I, fu ucciso immediatamente prima della battaglia nell'accampamento militare degli ottomani e fu ucciso da un nobile serbo, attenzione, che si chiama Miloš Kobilic, il quale si era intrufolato nell'accampamento ottomano facendo finta di essere un disertore e invece ne approfittò per accoltellare a morte il sovrano Murad I. Ad ogni modo, questo non fermò gli ottomani perché al posto di Murad I immediatamente viene nominato lì sul posto, sul campo, il nuovo sovrano Bayazid, che sarà poi colui che vince la battaglia. Stesso principe Lazzaro viene fatto prigioniero in seguito alla battaglia e viene giustiziato. Da questo momento in poi la Serbia è perduta. Avrà, come adesso vedremo, perché non la vediamo nel dettaglio, avrà ancora una storia come stato vassallo degli ottomani, ma è una storia che darà solo l'illusione di poter ritornare all'indipendenza. La battaglia del Kosovo, il giorno della battaglia del Kosovo è tuttora in Serbia festa nazionale. Lo so che sembra un po' masochistico festeggiare come festa nazionale una sconfitta e non una vittoria, però in realtà l'orgoglio, il nazionalismo serbo ha preso proprio linfa, per quanto sembri strano, nei secoli proprio da questa sconfitta, che segna ovviamente la fine della Serbia indipendente. Da questa sconfitta sono nate leggende, canti nazionali, personaggi come Lazzaro oppure Miloš Kobilic sono stati per secoli proprio cantati, esaltati come i difensori, gli ultimi difensori della libertà, i difensori della Serbia contro gli invasori ottomani, sono tuttora degli eroi nazionali che fanno parte dell'immaginario collettivo serbo. La Serbia che fa dopo la sconfitta di Kosovopolie deve accettare di essere uno stato vassallo ottomano. Il nuovo sovrano della Serbia dopo Lazzaro è suo figlio Stefano Lazarevic. Stefano Lazarevic, nuovo re di Bosnia dal 1389, cioè ovviamente proprio dall'anno della battaglia e dall'anno della morte di Lazzaro, fino al 1427. Riesce a far sopravvivere la Serbia, però sempre pagando il prezzo di dover essere uno stato vassallo. Infatti Stefano Lazarevic partecipa accanto al sultano, accanto agli ottomani, a tutte le battaglie e le iniziative successive degli ottomani, per esempio l'offensiva contro la Valacchia nel 1399, la vittoria importantissima di Nicopoli nel 1396 contro i crociati, che abbiamo già detto la scorsa volta segnò la fine della Bulgaria, l'asservimento della Bulgaria agli ottomani. Partecipa anche Stefano Lazarevic alla sconfitta
sconfitta ottomana di Ankara molto importante nel 1402, da parte ovviamente di Tamerlano, di cui abbiamo parlato in un altro ciclo di video lezioni. E ovviamente la sconfitta da parte degli ottomani ad Ankara illude Stefano Lazarevic di poter riformare una Serbia indipendente. Si allea con gli ungheresi, di cui si dichiara vassallo, gli ungheresi che ora hanno come re Sigismondo, e addirittura ottiene da Sigismondo, dall'Ungheria, il titolo di despota. No, scusate, ottiene dall'imperatore germanico il titolo di despota. Quindi Stefano Lazarevic cerca di salvare la Serbia facendola vassalla degli ungheresi e appoggiando gli ungheresi in varie guerre. In cambio Sigismondo concede a Stefano Lazarevic di Serbia, gli concede la fortezza di Belgrado, che quindi passa dall'Ungheria alla Serbia diventa la nuova capitale della Serbia di Stefano Lazarevic, ed è una potente fortezza che riuscirà, poi vedremo, per anni a respingere gli attacchi ottomani. Non solo, ma l'Ungheria concede alla Serbia anche la ricchissima città mineraria di Srebrenica, e quindi ovviamente anch'essa rafforza la Serbia. La Serbia quindi approfitta anche dei 10 anni di guerra civile tra i figli di Bayazid, tra i figli del sovrano ottomano, che si contendono il potere. Non solo, ma la Serbia sarà decisiva con il proprio appoggio militare per la vittoria di Mehmed, che quindi è il nuovo sultano ottomano. D'accordo, Mehmed sconfigge i suoi fratelli nella battaglia del Monte Vitosha del 1413, e appunto vince la battaglia anche grazie ai contingenti militari serbi. Quindi in questo intervallo di tempo la Serbia riesce a sottomettere la Zeta, la regione costiera della Zeta, e ora vi dico come riesce a sottometterla. Si impossessa la Serbia, Stefano Lazarevic, sempre di città costiere della Zeta importantissime come Bar o Budva. Ok? Che cos'è successo? Che quindi si assicura la Serbia nuovamente uno sbocco al mare. La Zeta era stata assoggettata da molto tempo dalla signoria dei Balsha, che noi abbiamo già citato in precedenza, ve lo ricordate? Per qualche tempo i Balsha avevano conquistato gran parte dell'Albania, ma ne erano poi stati espulsi. La Zeta viene cacciata dall'Albania sia dai turchi sia dai veneziani. Venezia conquista Scutari in Albania nel 1396, quindi i Balsha della Zeta erano stati cacciati dall'Albania. Allora, pur sconfitto da Venezia, Balsha III che cosa fa? Balsha III, ricordate che la famiglia dei Balsha era imparentata con quella serba? Allora, ricordate, c'era stato quel matrimonio. Balsha III nomina suo erede Stefano Lazarevic, cioè il re di Serbia, perché Stefano Lazarevic è suo nipote, ok? Quindi lascia la Zeta alla Serbia, e quindi è Stefano Lazarevic che continua la guerra contro i veneziani in Albania, però senza successo. Cioè non riesce a riconquistare l'Albania
la Serbia di Stefano Lazarevic, però, come abbiamo visto, acquisisce da Balsha III per testamento la Z nel 1423. Che cosa succede? Succede che nel 1426 Stefano Lazarevic firma un trattato, il trattato di Tata, quindi la Serbia firma il trattato di Tata con Sigismondo, re d'Ungheria. La Serbia cerca di salvarsi in qualche modo unendosi all'Ungheria. Questo trattato di Tata stabilisce che alla morte di Stefano gli sarebbe succeduto il nipote, che si chiama Giorgio Vukotic, che però viene chiamato non Vukotic ma più frequentemente Brankovic. Gli sarebbe succeduto in base al trattato di Tata in Serbia come nuovo sovrano serbo il nipote di Stefano Lazarevic, Giorgio Brankovic, però la Serbia sarebbe diventata uno stato vassallo dell'Ungheria. Non solo, ma l'Ungheria riprende anche la fortezza di Belgrado. Infatti Stefano Lazarevic l'anno dopo, nel 1427, muore, quindi abbiamo sul trono della Serbia, come detto, il nipote Giorgio Vukotic, detto Giorgio Brankovic. Ormai è impossibile resistere all'avanzata dei turchi, degli ottomani. La Serbia viene invasa proprio quando va al trono Giorgio Vukotic a partire dal 1427. I turchi conquistano città importantissime della Serbia come Nissa o altre città. L'unica chance di Giorgio Vukotic per salvare la Serbia è sottomettersi al sovrano, sottomettersi al sultano ottomano, pagare un tributo annuo. In compenso gli viene consentito di costruire la poderosa fortezza di Smederevo, che sarà l'ultima roccaforte, come adesso vedremo, della resistenza serba. Smederevo sul Danubio sarà proprio l'ultimo baluardo. Ormai la Serbia non conta più niente, nonostante l'abilità di Giorgio Brankovic. La Serbia ormai è un territorio in cui si scontrano, Ungheria e impero ottomano. Nel 1439 il sultano ottomano Murad II conquista la fortezza di Smederevo, questa qua che abbiamo detto prima. Conquista la fortezza di Smederevo, però attenzione, nel 1440 Murad e gli ottomani sono clamorosamente sconfitti a Belgrado, non riescono a conquistare Belgrado nonostante un lungo assedio. Murad II e gli ottomani sono sconfitti dall'esercito ungherese, non riescono a conquistare Belgrado, però in realtà i turchi occupano tutto il resto della Serbia, e quindi in realtà dopo la conquista di Novo Brodo nel 1441 ormai tutta la Serbia è sottomessa all'impero ottomano, ad eccezione della regione della Z. Vi ricordate che la Serbia aveva acquisito in precedenza, e quindi Giorgio Brankovic. E quindi succede che la resistenza all'avanzata degli ottomani ormai è affidata esclusivamente all'Ungheria. Il grande eroe ungherese Giovanni Hunyadi è colui che fece l'ultimo tentativo, il generale ungherese che fece l'ultimo tentativo disperato di salvare l'Ungheria, e quindi Hunyadi ha moltissimi successi. Parliamo dell'Ungheria: sconfigge i turchi in Transilvania e in Valacchia nel 1442.
Giorgio Branković si mette a disposizione dell'Ungheria e di Giovanni Hunyadi, anzi in ungherese si pronuncia Hunyadi, di Giovanni Hunyadi, per le sue iniziative militari, per un'offensiva. L'offensiva riesce e infatti Murad II, il sultano ottomano, deve anche chiedere la pace ad un certo punto di fronte a quel pochissimo che resta della Serbia. Ormai i territori serbi praticamente non ci sono più, abbiamo ancora il re Giorgio Branković, a quel che resta della Serbia alleata con l'Ungheria. Le ostilità comunque si riaprono subito dopo e l'esercito ungherese viene definitivamente sconfitto a Varna nel 1444. Questo lo vedremo anche parlando della storia dell'Ungheria, ma ne ho parlato anche in una lezione successiva, parlando ovviamente dell'espansione dell'impero ottomano. E quindi attenzione, l'Ungheria viene sconfitta a Varna, ma Giorgio Branković, che era alleato dell'Ungheria, già non faceva più parte della coalizione cristiana, perché lo stesso anno, pochi mesi prima, nel 1444, Giorgio Branković aveva tradito Giovanni Hunyadi e l'Ungheria, schierato con i turchi ottomani che gli diedero alcune città. Hunyadi non apprezza certamente questo e non è più appoggiato da Branković, si vendica perché attraversa e devasta la Serbia per andare contro i turchi, e questa volta la sconfitta dell'Ungheria è definitiva. Nel 1448 è la sconfitta di Kosovo, la pianura del Kosovo poi e la piana dei Merli, lo stesso posto, vi ricordate, dove la Serbia aveva perso in precedenza. E quindi l'Ungheria non aiuta più quel che resta, quelle poche fortezze che restano della Serbia. Giorgio Branković comunque continuerà, come dire, a sperare fino alla fine. Tuttavia, dopo la caduta di Costantinopoli nel 1453, Maometto II decide di sottomettere definitivamente la Serbia, quindi dal 1453 al 1455 la Serbia viene invasa e completamente devastata dall'esercito ottomano, viene conquistata tutta la Serbia meridionale, non si riesce a prendere Smederevo, ve lo ricordate che i turchi avevano conquistato, poi con l'offensiva successiva Giorgio Branković se l'era ripreso, ma il sovrano punta su Belgrado, ma anche Belgrado resiste nel 1456. Non solo, ma Maometto II viene addirittura ferito in questo assedio di Belgrado e si deve ritirare. Nel 1456 però Giorgio Branković muore e questa è la fine della Serbia. Giorgio Branković, vi siete resi conto, con il suo grande prestigio era riuscito un po' a barcamenarsi per 30 anni, ma ora, dopo la sua morte, la Serbia è finita. I magnati, i nobili si dividono tra di loro e combattono, c'è una fazione filo-ungherese e una fazione filo-serba. Tutte le città serbe del nord cadono nelle mani degli ottomani, per esempio Reseva, oppure Viseslav, oppure Bela Stena, o tantissime altre città della Serbia del nord, e quindi nel 1459, attenzione, l'ultima città che cade, l'abbiamo già detto prima, è Smederevo. Nel 1459 Maometto II occupa Smederevo, nel 1459 la Serbia cessa di esistere anche
in quell'ultimo simulacro che era stato portato avanti da Giorgio Brankovic. Come la Bulgaria, anche la Serbia è completamente inglobata nell'impero ottomano e resterà sottomessa ai turchi, all'impero ottomano per 250 anni. Tra poco che cosa dobbiamo vedere? Dobbiamo vedere la fine anche della Bosnia, dopo la Bulgaria e la Serbia, anche la Bosnia sottomessa completamente all'impero ottomano.